Prova microfono. Questo funziona. Monitoraggio, monitoraggio, monitoraggio. All'interno della cartella Compass. Porco, non ha registrato. Gente del tubo, virtuosi delle previsioni video, feticisti del colonnello Bernacca, oggi siamo qui con il terzo e ultimo video riguardante il progetto Conchi. Questo Conchi è un po' più elaborato degli altri due, ci sono dei settaggi da fare prima di avviarlo e quindi procediamo passo passo. Quindi controllate se nella vostra distro è installato Python. Se così non fosse, vi lascio in descrizione due guide. Una la vedete qui a schermo per l'installazione, per controllare, per installare Python, e poi la seconda per installare eventualmente pip. Allora, dovete creare un account gratuito su OpenWeatherMap, ovviamente vi lascio il link in descrizione, lo cliccate e arriverete a questa pagina qui. Cliccate su Sign Up e vi si aprirà questa pagina, compilate il form, cliccate su Create Account, se vi chiede se vi manda la mail di conferma, cliccate l'indirizzo che vi manda e arriverete alla pagina del vostro account. Eccola qui. Se per caso non vi logga automaticamente, voi vi loggate, arriverete appunto a questa pagina, cliccate qui su API Keys e vi si aprirà la pagina con la vostra chiave. Nel caso la chiave non fosse presente, ne create una. Qui sulla destra vedete Create Key, qui digitate il nome della vostra chiave, quello che volete, cliccate Generate e vi si genererà in automatico la chiave, che utilizzerete poi per completare i due link che vi servono per far funzionare appunto il Conchi. Dal vostro account cliccate su API, qui scegliamo l'API, la versione gratuita, la 5 giorni 3 ore di forecast, clicchiamo su API Doc, ecco qui c'è tutta la documentazione, voi potete selezionare il vostro luogo per città, per nome di città, per ID di città, per coordinate geografiche, come volete. In fondo alla pagina troverete anche le informazioni per le varie unità di misura, o in base al sistema metrico oppure al sistema imperiale, come scrivere gli esempi. Ecco qui vedete gli esempi, cliccando per esempio su metrico, eccolo qui, questo è un link d'esempio che ovviamente andrà modificato in quanto samples andrà cambiato con API. Qui la vostra città dovrà essere inserita la vostra città, qui metrico oppure imperiale, e il vostro APD, quello che avete ottenuto prima dovrete copiarlo qui. Comunque vi lascerò in descrizione un link di esempio dove voi modificherete in base al vostro luogo di previsione. Per settare la bussola dovete sapere la posizione del vostro nord rispetto al monitor mentre lo guardate quando siete seduti al PC. Se per esempio voi siete seduti al PC con il monitor di fronte e il nord sta esattamente di fronte a voi, voi avrete 0 gradi nord. Se avete il nord perfettamente alla vostra destra, voi avete 90 gradi nord. Se lo avete perfettamente dietro di voi, 180 gradi nord. Se lo avete a sinistra, 270 gradi nord. Questa numerazione di gradi dovrà essere inserita poi nello script, vi mostrerò ovviamente dove, per far girare la rosa dei venti nella direzione in cui è il vostro nord mentre siete seduti di fronte al PC. Ovviamente per sapere i gradi esatti o vi munite di una bussola classica, una bussola per lo smartphone, oppure potete usare Google Maps o un goniometro online che vi lascerò ovviamente in descrizione. Ovviamente il numero di gradi servirà anche a far girare la freccia che
dà la direzione del vento sulla base dei dati raccolti dall'API dell'OpenWeather. Vediamo un esempio con Google Maps. Entrate in Google Maps, avviate la modalità satellite, zoomate ovviamente fino alla vostra casa, scegliamo una casa a caso, questo non ci interessa, zoomate fino a casa vostra. Qui ne scelgo una un po' semplice per comodità, ecco, scegliamo questa. Ecco, supponiamo che questa sia casa vostra, questa qui indicata dall'indicatore del mouse. Ora, voi sapete, poiché questa è casa vostra, dove è posizionato il monitor e come siete messi rispetto al nord. Adesso, guardando la foto, il nord, come vedete dall'indicatore rosso, è rivolto qui in alto. Quindi se voi avete il monitor posizionato parallelo qui al muro esterno, avete più o meno il nord a 0 gradi. Se volete sapere esattamente quanti gradi, non fate altro che ruotare Google Maps in base a come è messo il vostro monitor. Se così fosse, vedete, la lancetta si è spostata leggermente a sinistra, quindi non saranno 0 gradi o 360 gradi, ma saranno, che ne so, 350 gradi nord. Se il monitor fosse parallelo a questo muro qui, voi dovrete girare ovviamente la casa in questo senso, cercando di metterla il più orizzontale possibile, ecco, guardare la freccetta dov'è, la freccetta sulla destra è quasi a 90 gradi, diciamo che qui è più o meno 80 gradi nord, e via dicendo. Oppure potete usare il goniometro, eccolo qui. Qui potete fare lo screenshot dell'immagine di Google, caricarla qui nel goniometro, che è sia spostabile sia dimensionabile qui con tutti i comandi in altezza, larghezza, eccetera, e in base a come siete messi, vedete, qui potete settare i punti, li potete muovere e calcolare esattamente quanti gradi sono. Potete farlo anche passo passo o manualmente. Per esempio, se ipotizzate che siete più o meno a 40 gradi, voi potete inserire 40 gradi, ricaricare lo script e vedere se la rosa di venti si posiziona giusta. Ovviamente, se non è giusta, potete aggiungere 5 gradi, toglierne 2, eccetera eccetera. Allora, analizziamo il Conky RC-OWM con quello che avrete quando si caricherà il Conky. Qui sulla destra vedete l'immagine completa, qui il Conky. Allora, all'inizio avremo sempre tutti i settaggi, non ci sono modifiche da fare per il momento. Qui inizia il vero Conky, ecco, e qui inizia il primo blocco. Show City, Country, latitudine e longitudine, lo vedete qui nell'immagine, mostra praticamente il nome OpenWeather Map, la città, la nazione, la latitudine e la longitudine. Poi qui carica gli script Python, vedete. Il prossimo blocco mostra le informazioni per oggi in parole e l'icona. Praticamente cosa fa? Mostra quest'icona qui principale, grande, e il tempo in parole, ovvero queste due linee che vedete, rain, light rain e fog, fog. La seconda riga non è detto che sia sempre presente. Poi, il prossimo blocco è show info for today by words, il second method description. È esattamente quello di cui vi ho appena detto, questa seconda linea qui. Mentre le info for today è la prima riga. Allora, poi il prossimo blocco è questo, che vi mostra temperatura, questo qui che vedete, fill, massima e minima e massima, e la velocità del vento. Le altre info, questo qui,
sono questo blocco di informazioni qui: umidità, UV index, dew point, tutte quelle che vedete, insomma, ecco. La rosa di 20 di cui vi parlavo prima, che dovete settare il gradaggio del nord. Come vedete io ho il nord, guardando il PC, guardando il monitor, a circa a 72 gradi sulla destra, e quindi ho settato la mia rosa dei 20 con il nord fisso a 72 gradi, così quando guardo il PC io so che il nord ce l'ho di là. La freccia ovviamente si direziona in base ai dati che ottiene dall'API di OpenWeather. Quindi in questo caso avremo un vento che viene da sud e che va verso nord alla velocità di 3,6 km all'ora. Ecco, poi c'è una riga tratteggiata, come vedete anche qui, perché tutto quello che vedete qui dentro è il tempo istantaneo, il weather istantaneo. Questo qui è sempre il weather della giornata di oggi, però sono i dati che vengono presi dal forecast, in quanto sono orari successivi, e sarebbero questi qui, icone per i prossimi 3 blocchi, sempre di oggi però. Allora qui c'è l'orario, 3 ore in avanti, più 3 ore in avanti, più 3 ore in avanti. Ovviamente voi potete modificare tutto quello che vedete, in quanto i dati vengono presi tutti quanti e salvati su un unico file. Questi sono i dati che a me vanno bene per come voglio io il mio Conky Weather. Queste sono le 3 icone, e qui la minima e la massima. Poi c'è una linea continua che separa il forecast per i giorni successivi. Eccola qua. Questo blocco qui infatti dà il forecast per i 3 giorni successivi, con tutte data, tempo, minima, massima, umidità e pressione. Eccole qua: data, icona, massima, minima, umidità e pressione per i 3 giorni, sempre allo stesso orario. Linea tratteggiata, perché poi avremo altri 2 giorni successivi per un totale appunto di 5. Come vedete anche qui sono gli stessi dati per i 5 giorni successivi. Questa è l'icona di OpenWeather Map che ho fatto io. Poi questo qui appunto è il settaggio della bussola, eccola qui, e questa iconetta qui che praticamente appare quando la temperatura raggiunge un certo valore, sia per la temperatura minima sia per la temperatura massima. Ovviamente io la settate su un determinato gradaggio, voi potete cambiarlo se volete, poi vi mostrerò dopo nello script dove mettere le mani. Ecco, andiamo a vedere cosa c'è da scaricare al link che vi lascerò in descrizione. Allora, qui ci sarà un .conky-rc-owm che abbiamo già analizzato, e all'interno della cartella Conky ci sarà una cartella weather. Praticamente troverete questo, eccolo qui, il Conky RC, e all'interno della cartella weather avremo altre 2 cartelle, una Compass e una OpenWeather Map. All'interno della Compass avremo delle immagini. Allora, la prima immagine non viene utilizzata dal programma, l'ho lasciata solo se ne volete una in più, potete utilizzarla oppure cancellarla. Queste immagini qui invece sono gestite dal Conky. Questa è la rosa dei 20 che ho scelto per il mio Conky. Se a voi non piace, ovviamente potete modificarla o con questa qui o con un'altra. Torniamo indietro. Qui all'interno della cartella OpenWeather Map c'è il vero programma. Allora, questa è l'icona di OpenWeather Map che apparirà nel Conky. Poi abbiamo le cartelle con le icone di default, che sono quelle che utilizza l'API di default, utilizzando un altro parametro e non quello che utilizzo io. Le ho lasciate nel caso vogliate cambiarle. Le icone che utilizzo attualmente invece sono queste sono icone che ho fatto io e alcune le ho scaricate. Ok, utilizzano, come vedete, un altro parametro, infatti ce n'è una per il giorno contrassegnata da D e una per la notte contrassegnata da N. Qui alla fine troverete anche un'immagine trasparente.png nel caso l'icona non fosse presente, e un file di testo con inserito il percorso che riguarda, eccolo qui, la guida per le icone. Se voi lo copiate
e lo incollate qui, andrete alla pagina relativa alle icone con tutte le istruzioni. Queste sono le icone di default, vedete, divise per gruppi. Io utilizzo questo parametro qui, l'id, per calcolare quali icone voglio, l'id per il giorno e l'id per la notte. Infatti vedete che questo numero qui è praticamente il nome delle icone per il meteo. Bene, ritorniamo qui, torniamo indietro. Poi abbiamo la cartella Today e la cartella Forecast. La cartella Today è quella che si preoccupa del meteo istantaneo, praticamente quello che vi ho fatto vedere prima, e la cartella Forecast del meteo per i prossimi giorni e ore. Andiamo a vedere dentro la cartella Today cosa c'è. Allora, ci sono tutti questi file di testo che sono gestiti dal Conky per salvare i dati. E poi ci sono due script, un Today UV Index e un Today, eccolo qui, OVM Data, che è quello principale che recupera tutti i dati. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questi due script, vediamo se li gestisce tutti. Ok, questo qui è lo script che si occupa del UV Index, ovviamente anche qui sono selezionati i vari colori dell'indice UV, e questo script si occupa di tutto il resto. Allora, qui come vedete all'inizio dovete fare la prima modifica su questo script, ovvero inserire qui tra i due apici il vostro indirizzo per il meteo completo di API. Questo è l'esempio. Voi dovrete sostituire samples con API, sostituire questo API con il vostro API che vi ho mostrato prima, ovviamente la vostra città, modificare tutto quello che riguarda la vostra zona. Inseritelo qui dentro lasciando ovviamente gli apici. E MyID, qui dovete inserire i gradi del vostro nord. Nel mio caso il mio nord si trova a 72 gradi, prendendo lo 0 come di fronte a me, quindi 72 gradi sulla destra. Voi calcolate il vostro e lo inserite qui. La home viene presa in automatico con questa istruzione, e quindi non dovrebbero esserci altre modifiche da fare. Ah, ok. Se voi utilizzate il sistema imperiale, qui ovviamente dovrete modificare, perché io utilizzo il sistema metrico e quindi calcolo la velocità del vento in metri al secondo, o in chilometri all'ora, insomma. In questo caso in chilometri all'ora. Qui, ok, allora vediamo cosa fa questo script. Allora, questi sono i partner, come vedete che vi ho detto di usare. Qui inserisce l'angolo. Allora, la prima parte qui ottiene tutti i dati dall'API di Open Weather Map. Eccoli qui. Poi li scrive su un file raw nel senso che non scrive il dato pulito, ma lo scrive con l'indicazione di cos'è il dato. Poi il dato viene scritto pulito su un altro file, ovvero solo il numero, solo il valore. Questo serve per scrivere la seconda riga del meteo, che vedete che non sempre è presente. Questo crea il percorso per l'icona di Open Weather Map. Questo blocco qui setta tutto quello che riguarda la bussola. Questo qui calcola il dew point o il punto di rugiada. Questo qui calcola la durata del sole. Questo scrive il percorso dell'icona principale. Ecco, questo scrive il percorso dell'icona hot, ovvero io l'ho settata che quando la temperatura va oltre i 38 gradi compare quest'icona. Se voi volete modificare la temperatura, modificate questo valore. Questi sono 38 gradi centigradi. Se utilizzate il sistema Fahrenheit, il sistema imperiale, scrivete un altro valore. Ok, e questo ovviamente per l'icona per il freddo. Quando la temperatura va sotto i 0 gradi appare l'icona per il freddo, 0 gradi centigradi. Bene, e l'UV index andiamo a vedere. Anche qui nell'UV index ovviamente dovete settare lo stesso link meteo che avete settato sul Today, quindi qui, e non ci sono altre modifiche perché anche qui la home viene presa in automatico. Bene, allora andiamo a vedere in forecast cosa c'è. Anche qui file di testo di cui si occupa il Conky per scrivere tutti i dati, e lo script principale, eccolo qui. Anche qui va inserito il link. Ricordo che i link sono due, ovvero come vedete in questo esempio, supponendo che sia il vostro link, qui c'è scritto
Forecast. Questo link con la scritta Forecast andrà inserito ovviamente solo in questo script Forecast o vmdata.py, mentre nel Today andrà inserito lo stesso link ma con la scritta al posto di Forecast Weather, in quanto questo si occupa del meteo istantaneo mentre l'altro del meteo successivo, delle previsioni delle prossime ore. Poi andiamo a vedere cosa fa. Ok, quindi inserito quello, qui vi becca la home in automatico, qui crea gli array, qui questo blocco qui ottiene dati generali, l'altitudine, longitudine, il tipo di paese, popolazione se è presente, eccetera. Qui invece ottiene tutti i dati. Ricordo che l'applicazione gratuita è 3 ore 5 giorni, ovvero ogni giorno ha 8 blocchi di 3 ore, in quanto 8 per 3 fa 24, e quindi 5 giorni sono 40 blocchi, da 0 a 39. I dati che ottiene poi li scrive su un file, quelli generali, e poi scrive su un file i dati raw, ovvero con l'indicazione di cos'è il dato. Eccolo qua, temp, temperatura sentita, temperatura minima, temperatura massima. Poi i dati generali rimangono dove sono, non vengono più elaborati, mentre tutti gli altri dati, che sono diversi per ogni blocco, vengono scritti in maniera pulita, ovvero solo il valore su questo blocco. Qui crea il percorso per le 3 ore successive, ovvero quelle che vi ho mostrato prima, queste qui. Ok, andiamo giù. Questo crea il percorso delle icone per i 3 giorni successivi, come in foto, e questo crea il percorso delle icone per gli altri 2 giorni, come qui in foto vedete. E per questo è tutto, non c'è altro. Ok, quindi vi ripeto, lascerò in descrizione un campione con i 2 link che dovete inserire, uno nel Today e uno nel Forecast, i 2 link della vostra posizione geografica, e ricordatevi anche di inserire i gradi del vostro nord rispetto al monitor che avete di fronte. Quindi anche per oggi è tutto. Se nel caso ci fossero problemi lasciate un commento sotto al video e noi ci vediamo successivamente. Ciao ciao.